Bentornati, oggi facciamo un aggiornamento di stagione su Movieland. Oggi è il 27 di giugno, per la prima volta vedo il parcheggio principale completamente pieno. Abbiamo parcheggiato nel secondo parcheggio. Vediamo oggi come saranno i tempi d'attesa e la gestione delle code. In questo periodo il parco è aperto fino alle 11 di sera e vi ricordo che dal 1 agosto partiranno le Movie Night. L'anno scorso hanno fatto uno spettacolo che era davvero di rilievo nel panorama italiano dei parchi. Sono curioso di vedere quest'anno cosa ci regalano. Appena entrati nel parco, aspettavo più gente sinceramente in Main Street, invece tutto sommato è tranquillo come potete vedere, però andiamo a vedere un po' le attrazioni di punta come sono messe. Già qua da Bandito c'è fila, ma da Bandito diciamo la fila è un classico, anche perché lo spettacolo parte ogni 15 minuti se non ricordo male, e quando lo spettacolo è in procinto di riniziare tutta la gente si accumula fuori. Ed ora la giornata non può partire se non con che si dice, non può partire che con la Hollywood Tower. Sulla Hollywood Tower non c'è fila e mi spiego come su questa attrazione non ci sia mai fila. Per me è una delle drop tower più belle che abbiamo in Italia. Sono qua sotto il sole e diciamo che sto un po' cuocendo. Oggi fa parecchio caldo, ci sono 37 gradi, però per l'adrenalina questo è altro. Siamo in partenza, adesso ci agganciamo sull'ascensore e saliamo. Arriviamo a circa 40 metri, adesso non mi ricordo bene l'altezza precisa. Ed è la parte che dà più brividi qua di salire con questo ascensore che fa tutti i rumori meccanici, soprattutto nella fase più in alto. Ci eleviamo sul parco. Qua con la musichetta della Hollywood Tower, che è la stessa della Tower of Terror di Disneyland Paris. Non so se li avete sentiti tutti i rumori meccanici, i vari ganci. Siamo pronti, porca miseria! Breve ma intensa. Per me è sempre una delle... Porca miseria! Per me è sempre una delle migliori attrazioni da fare qua a Movieland. Fortunatamente qua a Movieland già dalle 11 si può mangiare un bel hot dog, quindi facciamo un piccolo spuntino prima di proseguire la visita del parco. Hot dog 4 euro, prezzo più che onesto. Meno male che qui, non come in altri parchi, i nebulizzatori funzionano e ci si può rinfrescare un po'. Su Magma c'era la fila quasi piena, quindi di sicuro più di mezz'ora di attesa. Quindi proviamo ad andare su Kid Superjet, vediamo com'è la situazione. E qua davanti a Space Mission Orbit è appena arrivato un nuovo furgone degli hot dog. Anche su Kid c'è un po' di fila, ma tutto sommato accettabile, mi aspettavo sinceramente più fila. Oggi sono 2 imbarcazioni che vanno, quindi di sicuro in una ventina di minuti dovremmo essere su. E qua su The Superjet, l'ex Kid Superjet, c'è anche il Single Rider, è l'unica attrazione che lo ha all'interno del parco. E il problema è che non ti considera mai nessuno, quindi è inutilizzabile. Peccato. Tipo al momento ci sono 3 posti liberi che potrebbero essere benissimo riempiti. Ottimo che ora stanno chiamando per riempire tutti i posti. Piccola pausa per il rifornimento. Ormai sono più di 20 minuti che siamo in fila. Ero fiducioso, visto che c'erano 2 barche, ma purtroppo una delle 2 ha dei problemi con dei seggiolini, non sono ancorati correttamente, quindi mi sa che procederemo solo con una barca. Peccato. Non ho ben capito se hanno sistemato il sedile, comunque anche la seconda barca è in partenza ora, meno male. Ed ora anche la prima barca è in rifornimento. È la prima volta che vedo entrambe le barche fare rifornimento, anzi non avevo mai visto le barche fare rifornimento. Dopo 40 minuti siamo in partenza, è stata lunga. Ora rimanete sempre seduti al vostro posto durante tutto il tour. In caso di pericolo schiacciate questo bottone sulla plancia. Il turbo booster servirà a togliervi da qualsiasi impiccio, però non vi mancornate. Seguite tutte le indicazioni dei nostri piloti del Superjet per la corsa della vostra vita. Io sarò qui per seguirvi per tutta la durata del test. Dalla nostra base operativa Night Industries. Preparatevi a un'esperienza. Ci bagneremo? Molto probabile. Mi raccomando, fate attenzione. Mi presento Jay. Io pilota per tutta la visione. In partenza? È sempre una figata. Sì, andateci piano. Avete notizia? Sembra una caga di lavarsi. Si dirige verso di voi su un elicottero. Mettetevi in salvo. Attivare i comunicati.
che lanciano durante lo show US Stunt Army. No, ci laviamo. No, bravo. Kit, No. sei già entrato nella jet house? Da quel barile esce un bordello d'acqua. Speriamo di non beccarla così. La becchiamo tutto. Garantito. Kit, non ti sento. C'è andata bene! Alla grande! Ci sforano! Guard è stato abbattuto, Kit. Tutto bene? Jake, modalità autocruise danneggiata. Torniamo a casa. Ritorniamo alla base. E chi è? Kit, Ci siamo fatti la doccia! dicevo non potessi farcela. Michael, questa non la demonizzo. Ero asciutto fino a un minuto fa. In termini umano mi sento euforico come il... La Mighty Industries vi augura un buon proseguimento di giornata. Parcheggiati! 40 minuti di fila sono tanti, però per Superjet si possono anche fare, dai. E ora proseguiamo il nostro giro all'interno del parco. Per ora, diciamo, rispetto a quello che ho visto nel parcheggio mi aspettavo molte più gente, invece è gestibile. E qua hanno aperto anche un nuovo shop con la Burro Birra. Ora entriamo in Buckstown. Andiamo a vedere un po' quanta fila c'è su Grand Canyon Steamer. Incredibilmente su Grand Canyon Steamer non c'è fila. Probabilmente oggi sono tutti a Carnival, a Park. E da questo giro su Grand Canyon Steamer non stiamo facendo la solita fila, ma siamo dalla parte opposta. Come di consueto aspirano i vagoni perché sennò fai il bagnetto. Eccoci qua, pronti per salire. Ci rinfrescheremo già i ciapetti e voilà! Pronti per partire. Solitamente noi partiamo da quel lato di lì. Oggi invece nuova corsia. Ed entriamo nella prima sezione Dark Ride. Merita sempre tanto qua un giro. Prima salita, molto fluida, papam! I ganci che evitano il rollback in caso di malfunzionamento. Fanno sempre un bordello. Dottor! Fa caldo oggi, però tutto sommato, diciamo anche nelle parti indoor è vivibile. Ed ora pronti per la prima drop, quella più piccola. Ci ha fermato! Temevo peggio. Si è spaccato il muro, è uscito un mega scarafaggio. Seconda e ultima salita. Nel mentre qua a fianco possiamo vedere il panorama tour che passa e l'arena di Kid Superjet dove fanno anche US Stunt Army. Un bel panorama qua nella nuova area di Buckstown. A sto giro la barca va dritta. L'ultima volta era tutta in pendenza, avevo paura che ci ribaltassimo. Lì sotto possiamo vedere magma, o meglio una parte del percorso di magma. E ora ci prepariamo per la seconda ed ultima drop. Che è? La doccia ci siamo fatti. Ed il nostro giro su Grand Canyon Steamer finisce qua. Sempre molto bella. E direi che siamo arrivati appena in tempo perché ora sta iniziando a formarsi fila. Ora siamo sotto Iron Peak. La barca è oscillante. Evitiamo di farla perché sinceramente a me non piace, mi dà anche un po' fastidio allo stomaco, ad essere sincero. Però mi domando se hanno corretto il movimento, visto che a inizio stagione sembrava un po' rallentato. Ed ora facciamo un bel girettino su Driller, un mega calcinculo della Schwarzkopf.
Su Driller, dopo l'ultima visita, hanno raddoppiato il numero di posti a sedere, quindi anche qua 0 fila. Eccoci qua, prendiamo posizione su Driller, nel mentre ammiriamo sempre il Grand Canyon Steamer. Questo gesto atletico, siamo saliti, ci leghiamo, la sicurezza prima di tutto, e ora attendiamo il giro. Una trazione molto tranquilla, adatta a tutti. L'unico problema è che ci sono i seggiolini molto caldi. Meno male che si è alzata un po' d'arietta e ora si sta davvero bene. Poi siamo anche belli rinfrescati da Superjet e Grand Canyon Steamer alla grande. Tutti su, ultimo controllo dello staff della sicurezza e si parte. Siamo ancora qua fermi. Come dico sempre, qua i tempi di caricamento dovrebbero essere ottimizzati un po' di più. In generale un po' in tutto il parco. Siamo partiti finalmente. Che bel freschino così. Fatto malissimo. Ho preso una gomitata contro il bullone. E qua sopra uno può anche regolare le ali, però cambia ben poco, oscilli un pelo come vediamo qua il ragazzo davanti, però nulla di particolare. E qua a fianco possiamo vedere la trazione che ricorda un po' Canyon di Gardaland, qua si chiama invece Eldorado Express. Possiamo vedere che hanno aggiunto la tettoia nella parte iniziale del tracciato e per la fila d'attesa. Ottima aggiunta, direi, anche perché eri completamente sotto il sole, quindi diciamo che le promesse fatte in fase di apertura dell'area però le stanno mantenendo, e pian pianino stanno correggendo tutte quelle piccole problematiche che c'erano. In più la stanno anche arricchendo. Driller finita ed ora andiamo a fare il Eldorado Express. Una piccola nota che volevo fare, che è un peccato vedere qua la trazione già arrugginita nonostante abbia pochi mesi. Attenzione a non picchiare la testa, qua che sono particolarmente basse le ali. Ed hanno spostato anche la carrozza. Questa carrozza qua, che ora la troviamo davanti a Eldorado Express, prima si trovava là alla destra di Casino. E ora, come dicevo poco fa, direzione Eldorado Express. Anche su Eldorado Express non c'è fila. E sì, oltre alla tettoia hanno anche arricchito la scenografia. Meno male che hanno aggiunto la tettoia, almeno i vagoni quando sono qua in attesa rimangono all'ombra e non scottano. Non sarebbe stato male se gli schizzi ti arrivavano anche un po' addosso per rinfrescarti. Come trabaglio con Ella. E come di consueto vi ricordo che questo è l'ex vagone di Canyon di Gardaland. Ho temuto per un momento che non si spegnesse. Era piacevole però in questo momento. Una trazione sempre molto semplice, nulla di che, però per me è un giro, soprattutto se non c'è fila, merita sempre, soprattutto come operazione nostalgia e anche per chi non ha fatto la trazione copia di questa che rappresenta Gardaland. Un'altra piccola aggiunta che notavo ora è che hanno sistemato i vecchi trattori barra locomotive. Ora hanno sia gli effetti di fumo sia l'acqua. Come tutte le varianti del parco, gli effetti si attivano a orari alterni. Diciamo ogni 5 minuti potrete vedere le locomotive azionarsi e anche gli animatronics all'interno dell'area. Mi hanno appena aperto la fila e le persone stanno entrando. Diciamo che qua dentro è quasi un fornetto. Ci sono le pale che arieggiano, però qua un po' di aria condizionata ci vorrebbe. Abbiamo raccolto le palline. Prima il cestello si poteva togliere, portarlo in giro e metterci le palline dentro. Invece adesso purtroppo li hanno bloccati con delle fascette, quindi tocca prendere le palline e portarle a mano. E confermo quanto detto prima, c'è da morire qua dentro, un caldo. Speriamo parte in fretta perché c'è da morire. Hanno aperto anche un po' le tende, però in questi giorni non tira un filo d'aria, quindi diciamo che risulta poco utile. Tutto il fresco che abbiamo accumulato con le ultime attrazioni sta svanendo qua. Mi sento quasi una pianta in serra o un cactus nel deserto. Vedete voi un po', diciamo, qual è la metafora che più si addice. Dai, partiamo! Stiamo morendo qua! E stavo notando ora che probabilmente hanno anche predisposto i condizionatori. Sì, infatti passando a fianco al condizionatore fa bello fresco, però uno per tutto questo capannone non è sufficienza. Però dai, è un inizio. Via col gioco! L'obiettivo è sempre quello di colpire
la carta centrale. Una volta che le 4 luci si spengono, il vagone nemico inizierà a girare. Ancora uno! Quello inizia a girare e fa fumo. Ora anche l'altro l'abbiamo distrutto. Però siamo in pochi. È divertente, quello. Anzi, è anche bello quando lo lanci a caso contro la gente, però no, non si fa. Ci hanno ucciso, iniziamo a spinnare. Attenzione se avete il braccio freddo perché ve lo slogate, fate un po' di riscaldamento prima di salire. Attrazione finita, torniamo fuori al fresco. Sembra quasi assurdo da dire, ma fidatevi. Non ci sbloccano, fa caldissimo, fateci uscire, rimarremo qua a cuocere. Ah, si è aperta. E vi confermo, il condizionatore l'hanno messo, Però, cioè, date le dimensioni del posto, non è per nulla sufficiente. Poi in più ci sono diverse porzioni aperte solo con le zanzariere, quindi proseguiamo il nostro giro nel rinfresco con K6. Non c'è nessuno per fare K6, quindi dobbiamo aspettare un 10 minuti perché arrivi gente, vediamo poi se ci fanno salire comunque oppure no. E comunque mi sa che il parcheggio era pieno perché davvero erano tutti al parco acquatico di Caneva. Eccoci qua dentro la sartoria. Qua all'interno c'è l'aria condizionata, si sta da Dio. Benvenuti nella storica sartoria Kingston Tailoring di Londra. A questo giro non c'era il solito cast member o anche il buon Federtube. C'era un nuovo ragazzo, ma è stato proprio una delusione. Sembrava svogliato, non ha fatto un minimo di battute che solitamente fanno parte del pre-show. Davvero pessimo. Mi urta tantissimo che non hanno ancora sistemato qua il soffitto. È un peccato, una verniciatina di nero si può anche dare. E dopo la prima area con l'aria condizionata entriamo nel capannone e anche qua fa un caldo terribile. O meno però c'è una bella vista. È sempre molto d'impatto vedere qua il sottomarino nella grotta. Nel sottomarino invece fa fresco, fortunatamente. Siamo partiti. Non ci avevo mai fatto caso che nello schermino qua fanno vedere il pilota. Sto lavando solo il braccio sinistro. Sì, scendeva l'acqua calda. Prepararsi alle versioni. Fa così caldo fuori che si scalda anche l'acqua dentro. 4 e 5 il scarico controllato. Siamo nell'unico punto dove non ci sono i nebulizzatori. Tutti di lì, qua sopra di noi niente. Vi presentiamo il nuovo agente K6. K6 sembra una bella esperienza. Peccato per l'acquetta che non era bella fresca. Ora proseguiamo dall'altra parte del parco, è appena passato il buon Federtube, nel mentre noi ci dirigiamo verso Antares. Anche la coda d'Antares è ben raffreddata, sta da Dio. Iniziamo il nostro viaggio verso Marte. Piccola vista panoramica sulla Little Italy ed anche qui non c'è fila. Il prossimo viaggio parte tra 12 minuti, quindi ci sarà da aspettare un po' purtroppo. Il check-in per Antares appena aperto, entriamo, stiamo salendo dentro la navicella Antares, pronti per il nostro viaggio su Marte. No, non è il nostro primo viaggio. Decollo imminente. La pressione inizia a farsi sentire. Una bambina in panico. Abortiranno la missione? Sì, esatto. Missione abortita. Prima volta che mi capita. Vediamo cosa succederà. Penso che la faranno uscire e poi rilanciano la navicella. Complimenti al team che si è accorto subito che la bambina era impaurita, quindi hanno annullato il lancio. Adesso riapriranno le porte per farli uscire, poi noi ripartiamo. E stavo notando ora che anche negli schermi ti dicono viaggio interrotto, rientro alla base. Ci è voluto un po' di tempo per far uscire le persone, però finalmente si riparte. Forse. Dai che ci siamo! Che pressione, siamo solo all'inizio. Stiamo entrando nel buco nero, ora la pressione si farà sentire ancora di più. Potenza massima. Ci alziamo anche. Sembra
provi a alzare la testa tipo muori. Pesantissima. Male alle braccia, sembra di tenere in mano un mattone da 10 kg. Viaggio rapido tramite il wormhole superato. Ci prepariamo alla fase di atterraggio. No, prima, seconda, altra fase di pressione altissima. Ci avviciniamo alla superficie di Marte. Siamo arrivati. Preparatevi per l'atterraggio. Ed ora è arrivato il momento di Mission Space Orbit, la Shot and Drop Tower, qua subito a fianco ad Antares. Partiamo con il primo lancio verso l'alto. Mette sempre un'ansietta, paura che non ti blocchi in fondo e voli via. Oggi il parco acquatico è bello pieno. Di nuovo su! Su Magma c'è meno fila rispetto a stamattina, però per oggi lo saltiamo. La nostra visita al parco si conclude qui. Il parco l'ho trovato sempre come di consueto, tutto in regola. Abbiamo visto le aggiunte che hanno fatto nell'area di Buckstown, l'aggiunta anche di qualche piccolo food truck che non guasta mai all'interno del parco. E per oggi è tutto. Alla prossima, ciao!